Chi vincerà Pechino Express 2026? Sono rimaste solo 3 coppie in gioco. Prima di addentrarmi nel discorso vi ricordo, qualora avesse piacere nel seguire i miei video, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e magari anche di lasciare un like proprio a questo video. Le 3 coppie in gioco rimaste a Pechino Express sono i raccomandati, ovvero Chanel Totti e Filippo Laurino, le DJ Giosquillo e Michelle Masullo, e i veloci Fiona May e Patrick Stevens. Quindi 3 coppie che si giocheranno la vittoria. Penso che, come spesso accade a Pechino Express, sia tutto in gioco e tutto in equilibrio. Molto molto difficile fare una previsione quest'anno, soprattutto rispetto all'anno scorso, dato che l'anno scorso i medagliati avevano quasi dominato il programma e quindi era molto probabile una loro vittoria, quantomeno partivano nettamente favoriti. Poi sappiamo bene che tra fortuna e eventuali eventi sfortunati che possono accadere durante una singola tappa può cambiare tutto. I raccomandati secondo me hanno meritato ampiamente la finale, anzi secondo me tutte e 3 le coppie arrivate a questo punto hanno meritato la finale. Ci fossero arrivate le albiceleste sicuramente sarebbe stato un risultato meno meritevole. Loro hanno rischiato l'eliminazione soltanto nelle ultime 2 puntate e di fatto hanno avuto lo stesso numero di rischi di eliminazioni dei raccomandati, 2, e dei veloci, altrettante. Quindi più o meno siamo in linea, però i raccomandati nella prima parte del programma hanno veramente fatto faville, vincevano tappe su tappe e hanno fatto veramente bene tra prove immunità e quant'altro, così come veloci che nella seconda parte del programma hanno fatto meglio, fatta eccezione per la prima tappa in Giappone che è stata praticamente la semifinale, mentre le albiceleste hanno fatto molta fatica, non hanno mai vinto una tappa, sono sempre arrivate insomma intorno a metà classifica, hanno sempre cercato il piazzamento e hanno sempre cercato di salvarsi, ci sono anche riuscite. Questa strategia può essere utile, che poi bisogna anche capire se fosse effettivamente una strategia o semplicemente quello era il piazzamento che riuscivano a ottenere e non andavano oltre. Però chiaramente, strategia o meno che fosse, può durare e può essere utile nelle prime puntate quando sono tante coppie, con 8, 9, 10 coppie. Sicuramente avere quella linea lì è molto molto utile, ti aiuta a mantenere un profilo basso e ad evitare i malus, tant'è che il malus l'hanno preso soltanto nell'ultima puntata dell'Albiceleste, e soprattutto anche a salvarti e ad evitare di rischiare l'eliminazione. Poi però quando arrivi nelle ultime tappe, se tu non riesci ad arrivare tra i primi 2, insomma tra i primi che passano il turno, a rischio eliminazione o ti portano avanti gli altri che magari preferiscono avere la coppia meno forte sulla carta con cui giocarsi la vittoria, oppure ti eliminano proprio perché invece preferiscono il contrario, ovvero di giocarsi le loro carte con chi sulla carta è più forte. E effettivamente i raccomandati, i veloci e le DJ sono sicuramente più forti. I raccomandati, come dicevo, hanno fatto una prima parte di programma strepitosa, per me sono la sorpresa più bella del programma perché non pensavo onestamente potessero arrivare così in fondo e forse sono la sorpresa quasi a pari merito con gli Spassusi, perché anche Biaggiuzzo e Francesco Palantoni, nonostante siano usciti più o meno a metà percorso, devo dire che sono andati molto più avanti di quello che pensavo, e se non fosse stato per quel malus chissà che non si potessero salvare anche quella volta lì, perché poi comunque malus accoppiato poi alla scelta di eliminare loro praticamente potevano essere salvati soltanto dalla busta nera che ha salvato invece nella puntata praticamente successiva i veloci, perché i veloci erano stati eliminati dai rapper, che avevano salvato invece i raccomandati in quel ballottaggio. Ebbene, in quel caso i veloci sono stati eliminati, ma soltanto virtualmente, visto che la busta nera li ha salvati e gli ha regalato una bella chance in più per andare avanti, altrimenti avrebbero già salutato il programma e avremmo avuto forse i rapper in finale o eventualmente anche le albiceleste, quindi sarebbero cambiate un po' le carte in tavola. Però i veloci, al di là dell'ultima tappa, sono andati molto bene un po' dappertutto. Nelle prime tappe hanno fatto fatica, ma non è che hanno rischiato l'eliminazione, non sono riusciti a stare nelle posizioni più alte, però poi hanno ingranato, hanno cambiato marcia e hanno vinto le prove vantaggio, hanno fatto veramente bene. Nonostante, io devo dirlo, ci sono simpatie e antipatie, penso siano arrivate le 3 coppie più meritevoli per vittorie e risultati, però Fiona May l'atteggiamento a me veramente non piace per niente.
non piace per niente perché la vedo molto molto rosicona, troppo rosicona e non me l'aspettavo così onestamente, pensavo che fosse più sportiva, ma non a livello fisico e atletico, perché quello l'ha dimostrato alla grande, è veramente una forza della natura, è devastante sotto quel punto di vista, ma a livello morale, insomma, dei malus che ha preso male, vedi quello che le avevano rifilato le DJ, delle scelte un po' particolari, secondo me con le DJ se l'era presa parecchio, anche quando avevano ipotizzato quella sorta quasi di rapimento della bambina, quando invece la bambina l'avevano portata con loro, semplicemente perché faceva parte di coloro che l'aveva accompagnata in macchina, fondamentalmente, cioè non è che l'avevano presa come ostaggio, come pensavano loro, tra virgolette, ostaggio, ovviamente. Però sempre a pensare male, sempre a cercare anche un po' delle scusanti tra la fortuna, la sfortuna, tutte queste cose qui. Fiona May forse io me l'aspettavo una che faceva più fatti, e li ha fatti per carità, ma anche meno parole. Dall'altra parte poi abbiamo le DJ, e se devo dire quella che è la coppia secondo me che ha qualche favore in più del pronostico è proprio quella delle DJ, perché Giosquillo e Michelle Masullo sono state un'altra rivelazione del programma e probabilmente sono state anche le più costanti, perché innanzitutto sono le uniche che non sono mai state a rischio eliminazione, e questo è un aspetto fondamentale da sottolineare perché incrementa ulteriormente il merito per essere arrivate in finale e anche per un'eventuale vittoria, perché loro, poi per carità, lì sappiamo bene che arrivano due coppie a giocarsi poi la vittoria finale e una viene eliminata prima, quindi potrebbero anche non arrivarci a quel momento, però per quanto fatto penso che potrebbero essere loro le più meritevoli. Mi sembra che abbiano vinto una tappa in ogni paese dove sono andati, quindi io credo che le DJ, per la costanza dimostrata, possano meritare la vittoria forse leggermente più degli altri e che possano essere anche leggermente favorite rispetto alle altre coppie. Detto questo, a Pechino Express sappiamo bene che tutto può cambiare in un attimo e può succedere qualsiasi cosa. Abbiamo visto storicamente con coppie che forse neanche ci aspettavamo in finale, ci sono arrivate e addirittura poi hanno anche vinto quando invece partivano da nette sfavorite. Per questo non diamo nulla per scontato, però onore al merito alle DJ che neanche tra di loro, neanche nel gruppo di Pechino Express erano così quotate. Io ricordo le dichiarazioni soprattutto dei raccomandati, ma anche dei rapper che comunque avevano una sorta di squadra allargata a 4 persone, quindi non mi sorprende che il loro pensiero fosse lo stesso, però non le consideravano così forti, pensavano semplicemente che fosse fortuna, ma fortuna non è stata, perché onestamente non sono mai state a rischio eliminazione, sono sempre arrivate tra le prime, hanno vinto molte tappe, più di questo che devono fare. Non penso che serva vincere il programma per dire che sono state tra le migliori. Già i risultati parlano da soli, però la vittoria sarebbe sicuramente la ciliegina sulla torta per loro, così come lo sarebbe anche per gli altri. Quindi dal mio punto di vista, leggero vantaggio per le DJ, ma proprio leggero minimo, perché è una situazione molto equilibrata, e poi subito dopo raccomandati e veloci. Le DJ fanno la differenza nei passaggi, perché Giosquillo è molto molto brava a prendere i passaggi, cosa che invece non sanno fare particolarmente i veloci, e in particolar modo in Giappone nella tappa della semifinale abbiamo visto che hanno fatto grandissima fatica a trovare dei passaggi, e lì credo che si possa giocare la vittoria. Bisogna anche capire se le missioni ci saranno, e quello è certo, però se ci saranno delle prove fisiche da affrontare, perché lì magari potrebbero recuperare qualcosa i veloci rispetto alle altre squadre. Quindi vedremo come andrà, lo scopriremo insomma tra meno di una settimana. Voi fatemi sapere il vostro pensiero nei commenti e ditemi chi secondo voi riuscirà a portare a casa la vittoria a Pechino Express 2026. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forsinet. Ciao a tutti.